Pur essendo una figura mostruosa, il vampiro succhiasangue ha sempre riscontrato un certo successo. Infatti la letteratura è piena di storie sui vampiri, dalle quali sono stati tratti anche molti film, a partire dal 1921, alcuni dei quali si annoverano tra i primi lungometraggi della storia del cinema. Dracula nasce come un antieroe vittoriano, personificando valori totalmente in antitesi con quelli dei veri eroi dell'epoca vittoriana. È un aristocratico, ma decadente, non rispetta le regole della società, è lussurioso e incontrarlo può significare perdere la vita. Eppure ha sempre un suo fascino per molte persone. Quello di cui parliamo oggi è un vampiro che non succhia sangue, grazie ai suoi denti aguzzi ficcati nella giugulare, ma è una persona che si nutre dell'energia vitale degli altri, presentandosi nelle relazioni con diverse maschere, in qualche modo seducenti e spesso ipnotiche, che finiscono per fargli ottenere ciò che desidera, a fronte di un continuo indebolimento psichico vissuto da chi entra nelle sue spire. Si chiama vampiro energetico o vampiro emotivo e purtroppo non è facile riconoscerlo, soprattutto per le persone sensibili e di buon animo, che sono le sue prede preferite, di solito perché non sanno mettere dei confini precisi. Nel mio lavoro di coach incontro spesso persone che sono in balia di un vampiro energetico senza rendersene conto e non è mai facile accompagnarle ad aprire gli occhi perché molte di loro tendono a mettere in discussione se stesse anziché il ladro di energia. Ma quali sono gli effetti di un vampiro energetico sulla nostra temperatura emotiva? Come fare a riconoscere una persona che si comporta con noi come una sanguisuga? Voglio premettere un concetto che probabilmente hai già ascoltato se mi segui da un po' o se hai letto i miei saggi. Non credo nei ruoli vittima e carnefice, dal momento che il carnefice esiste proprio perché viene eletto dalla vittima stessa, che con il suo comportamento gli permette certi comportamenti. Va da sé che in certi contesti, come quello della schiavitù e delle sue innumerevoli derive, esiste un soggetto più debole che non può ribellarsi facilmente. Ma quando parliamo di relazioni sociali nella nostra società, in cui per fortuna il concetto di schiavitù è abbastanza raro da incontrare, il gioco vittima-carnefice è spesso tenuto in piedi proprio dalla vittima che non si sottrae alla relazione. Detto questo, il vampiro energetico non lo è con tutti di solito, ma solo con chi gli permette di esserlo. È un predatore che fiuta l'ambiente e sceglie le prede idonee al suo gioco con una certa maestria. Generalmente attua comportamenti subdoli e manipolatori sulla sua preda, sottraendole energia psichica per alimentare un'autostima spesso molto carente e riempire il suo vuoto interiore. Si muove in tutti gli ambiti, da quello familiare a quello professionale. Può essere un partner, un collega, un amico, ma a volte un genitore, un figlio o un fratello. Il primo parametro da misurare è la sensazione di stanchezza, di spossatezza emotiva dopo aver passato del tempo con questa persona. Il vampiro energetico, anche quando la conversazione è apparentemente leggera o banale, risucchia la nostra energia in mille modi diversi, facendoci sentire svuotati, tristi, demotivati oppure irritati. Molti dei suoi atteggiamenti rientrano nello spettro passivo-aggressivo, a cui ho dedicato recentemente una puntata che ti consiglio di guardare, e non è raro che chi li subisce spesso e per un lungo periodo si ritrovi in una situazione di stallo nella propria vita, demotivato e incapace di reagire, di progredire verso i propri obiettivi, facendo scelte che sabotano i propri interessi per soddisfare quelli del vampiro. A lungo andare, oltre a un chiaro abbassamento della propria energia vitale, subentrano anche sintomi fisici come forti emicranie, spasmi muscolari o problemi gastrointestinali, ma in questi casi è più naturale cercare cause nello stress da lavoro o nel carico di impegni quotidiani, senza rendersi conto che è la frequentazione abituale di una certa persona a farci vivere un malessere così articolato. Bisogna aprire gli occhi, anche se aprirli va contro il proprio stile sociale, soprattutto quando i nostri valori intrinseci ci spingono ad accettare incondizionatamente l'altro, ma è un atto d'amore verso se stessi porre attenzione a certe sfumature.
Ci sono infatti molti indizi che possono aiutarci, se colti, a capire per tempo di essere in rapporto con un vampiro energetico e a decidere di prendere le distanze per il nostro bene. Il vampiro energetico ha segnatamente un ego ipertrofico che lo porta a far girare tutto attorno a lui. Ti chiede come stai e se ti azzardi a non limitarti a un bene grazie, ti interrompe e inizia a raccontarti di lui, spesso ammorbandoti con lamentele, sfoghi fino a se stessi o pettegolezzi infamanti su persone che non sono presenti alla conversazione. Potremmo dire che trascura i tuoi sentimenti, ma è improprio, poiché chi trascura ha visto ma ha fatto finta di non vedere, mentre il vampiro energetico non ti vede proprio. Tanto è concentrato su se stesso, non gli interessa minimamente cosa provi, cosa vivi, quali sono i tuoi sogni, perché vede solamente se stesso. Il vampiro energetico è forse il soggetto che più di tutti non è capace di ascoltare. Per questo parla in continuazione di sé, cerca di essere al centro dell'attenzione e mette in atto tutto il catalogo del non ascolto. Ti interrompe parlandoti sopra, ti finisce le frasi, ti dice ho capito dove vuoi arrivare anticipando la sua interpretazione che è sempre errata, perché concepisce l'ascolto come una dimensione di debolezza. Il vampiro esagera, drammatizza le argomentazioni con l'intento di suscitare la tua compassione e ricevere conforto, favori, corsie privilegiate. E questa è manipolazione a suon di sensi di colpa e timori indotti, a suon di ricatti emotivi. A volte si presenta come lusinghiero nei tuoi confronti, ti riempie inizialmente di complimenti per ottenere la tua attenzione, ma non appena l'ha ottenuta riporta la bussola sul suo ego e spesso cambia registro, arrivando anche a essere sarcastico o minaccioso nei tuoi confronti. Il vampiro ama dominare la relazione, vuole il controllo su di te, spesso è possessivo o accanitamente geloso, cerca di limitare la tua libertà, ma difficilmente è diretto e finisce per darti una falsa illusione di controllo quando è lui al centro dei comandi, indossando con maestria la divisa del poverino. La sanguisuga emotiva difficilmente offre qualcosa in cambio di ciò che continua a rubarti sul piano energetico. Non conosce la dimensione della reciprocità, del do ut des. Vuole solamente soddisfare i propri bisogni, rimanendo cieco sui tuoi. Come difendersi da tutto questo? Il primo passo è riconoscerlo, diventare consapevoli della dinamica delle proprie emozioni durante l'interazione con lui e scegliere di proteggersi al di là dei sensi di colpa che lui è bravissimo a instillare. È importante stabilire il prima possibile chiari confini, imparare a dire il no che vorremmo dire, a cambiare discorso quando sentiamo che è troppo, mantenendo una distanza emotiva dalle sue dinamiche, ma anche una distanza fisica, dosando la frequentazione ed evitandolo quando è possibile farlo. Purtroppo non è da tutti riconoscere un vampiro sin dalle prime interazioni e prendere le dovute precauzioni prima che sia tardi, ma dovremmo essere consapevoli che una volta entrati nella sua trappola diventa difficile uscirne se siamo delle persone di buon cuore. Il senso di colpa e il timore di ferirlo possono lavorare dietro le quinte, costringendoci a rimanere in quella gabbia, soprattutto se si tratta di una persona sulla quale abbiamo già investito tanto. Tuttavia, non è mai troppo tardi per comunicargli con i modi giusti e educati che i suoi atteggiamenti ci fanno sentire svuotati. Ma non dovremmo dimenticare che nessuno ci impedisce di fare un grande atto d'amore verso noi stessi, una volta arrivati al fondo del barile, allontanandoci senza dare motivazioni specifiche. Ogni spiegazione offerta a un maestro della manipolazione, infatti, può diventare per lui un gioco ulteriore per riuscire a farci sentire sbagliati e inetti. Mi fermo qui e ti do appuntamento al prossimo sabato. Buona settimana e grazie per avermi ascoltato fin qui.